È riportata di seguito la confessione di Giovanni Starnocci, depositata alle ore 19:20 del 26 aprile 2012, negli uffici della squadra mobile di Forlì, in presenza del pubblico ministero Pietro Diaz e del capo della squadra mobile Andrea Licausi. Io, Giovanni Starnocci, di anni 34. In realtà il mio fidanzato ha quasi 35 anni. Vabbè che la sincerità non è mai stata il suo forte. Trovandomi nell'appartamento che dividevo con la mia nuova fidanzata Ivana, di anni 22. Per l'esattezza li avevo appena compiuti, sì. Approfittando del fatto che Ivana era chinata verso l'armadio dove stava scegliendo il giubbino da indossare. Se permette, quello era il mio armadio che veniva da casa mia. E poi non stavo scegliendo il giubbino da indossare, stavo scappando. Con il cavo di connessione del DVD facevo un doppio giro al suo collo e, mentre stringevo, l'ho tirata di peso facendola rovinare a pancia in su sul letto. Sì, il nostro letto. Ove mentre le gambe penzolavano, la parte superiore del corpo si adagiava. In tale momento io continuavo a stringere mentre lei non opponeva alcuna resistenza. Non opponevo resistenza? E certo, cosa potevo fare? Mi ha colta alla sprovvista, non me lo aspettavo. Poi non ho neanche capito cosa è successo. Sì, ok, lui era nervoso, io gli ho risposto male, ma forse era meglio se me ne stavo zitta. Dopo 5 minuti ho visto uscire del sangue dal naso e dalla bocca. Continuavo a serrare il cappio fatto con il cavo. Quando ho iniziato a sentire che respirava male, l'ho sollevata di peso. Di peso mi sembra un po' un eufemismo. Diciamo pure che mi ha strattonata giù come un sacco di rifiuti, quello sì. L'ho adagiata. Adagiata? Adagiata no, diciamo pure buttata via. Adagiata per terra tra il comò e l'armadio. Sa, l'armadio, quello che veniva da casa mia. Quello... In tale momento, appena mi sono accorto che Ivana non respirava più, ho dato uno strattone al cavo, che ancora era attorcigliato al suo collo, provocando la rottura del cavo stesso. Non ci potevo credere, pensare che avevamo appena fatto l'amore. E lui si è convinto, ma non lo so, si è convinto che io abbia pronunciato il nome del mio ex e si è incazzato. Cosa che posso anche capire se fosse successa davvero. Tolto il cavo dal collo di Ivana, mi sono portato in bagno, ove mi lavavo le mani che si erano sporcate di sangue. Lo avevo appena pulito a fondo quel bagno e lo sentivo trafficare. Sì, perché io ero ancora viva, respiravo a malapena, però sentivo tutto. Lui che si sciacquava in bagno, poi si asciugava con quella biancheria fresca di bucato che avevo appena sistemato, poco prima che lui arrivasse. Fatto ritorno verso la camera da letto, ho notato e sentito Ivana mentre metteva dei rantoli. E allora ho preso un fazzoletto di stoffa di colore rosso e bianco. No, non era un fazzoletto, era un tovagliolo. Ma che ne sapeva lui? Che ne sapeva della differenza fra un fazzoletto e un tovagliolo? Lui che non aveva mai neanche apparecchiato una tavola. Non è che mi sto lamentando, per carità. Io apparecchiavo e lui faceva altre cose, ecco. Sono sempre stata una ragazza abbastanza forte. Non è che abbia mai avuto paura di lavorare, no? Questo fazzoletto di stoffa, E ancora con questo fazzoletto! dopo averlo imbevuto di candeggina, con forza gliel'ho premuto sulla bocca e sul naso, impedendole così di respirare.
Trascorsi ulteriori 5 minuti, ho constatato che Ivana non respirava più e che il petto non le batteva e che le unghie erano diventate di colore lilla. Sai, è buffo se ci penso. Non c'è giorno che io non pensi a quello che c'è stato tra di noi, ma dal momento in cui ci siamo conosciuti fino a quello in cui mi ha avvolta in un lenzuolo e gettata giù da un cavalcavia. Come siamo arrivati a questo punto, sinceramente io non lo so. Me lo chiedo continuamente. Eppure ci siamo amati. Ma nonostante tutto, arriva un giorno in cui le carezze si fanno più pesanti. E i sorrisi, quei sorrisi, si trasformano in urla. Ed è perché gli uomini sono dei mostri? No, non credo, i mostri non esistono, esistono soltanto gli esseri umani. Come quell'essere umano che mi sussurrò all'orecchio quanto fosse fortunato a stare al mio fianco e a cui io risposi: mai quanto me ad averti incontrato.